Buongiorno bellissimi, ben arrivati! Oggi iniziamo ufficialmente la camperizzazione dello scuolabus. Avrete visto l'ultimo video in cui parlavo della burocrazia e di quanto sia passato un sacco di tempo da quando l'ho acquistato ad adesso a causa del capire come omologarlo, capire come spostarlo. È stato complicatissimo, comunque adesso ce l'abbiamo qui, siamo pronti, ho già fatto i primi acquisti per iniziare i lavori e partiamo! Intanto vi porto a conoscere Michelangelo, il nostro scuolabus, poi vi spiegherò perché l'abbiamo chiamato così e entriamo un attimino per vedere che cosa c'è da fare oggi, però facciamo molto piano perché saremo accompagnati da delle amiche vespe. Non è il massimo, ma per adesso non voglio ancora scacciarle perché non ho trovato ciò che volevo per mandarle via in maniera non chimica. Ecco, vi presento i 5 metri di lunghezza che dovremo camperizzare. Ci sarà tanto da fare. Ho un po' di timori, non pochi devo dirvi, ma ve li racconterò man mano. E adesso inizieremo con lo svuotare tutto quanto, togliendo i sedili. Ma e qui cos'è successo? Mancano dei sedili. Vi lascio con un piccolo spin-off intanto che vado a prendere brugole e smerigliatrice. No, potete stare. Buongiorno bellissimi! Oggi è il 16 giugno e c'è un piccolo spin-off. Come vedete abbiamo degli ospiti. Siamo qui prima della ripartenza di Nazario, che è venuto a trovarmi prima di iniziare, anzi prima di uscire dall'Italia, perché ha già iniziato il suo giro d'Europa a piedi. E oggi facciamo qualcosa di divertente. Vi presento al volo Letizia perché l'avete vista probabilmente nei video di 5 anni fa sul canale, quindi molti di voi non la conoscono, lei è mia sorella. E lui invece è Nazario Nesta, che adesso è qui in Friuli, ma quando vedrete il video probabilmente sarà in mezzo alla Slovenia lungo il suo cammino di 3-6 anni. A cercare gli ozi. Ma perché mi volete rubare dei sedili? Perché io ne voglio uno a casa. Io voglio vedere quanto ci costano se li vendiamo su eBay. Hai visto? Quello sembra proprio che è nuovo, Simone. Secondo me è questa qua, però un po' più piccola. Ti ho rubato un martelletto, spero che tu non ti arrabbi. Aia. Ci dobbiamo dare da fare, dobbiamo aiutare Simone ed è giusto così. Si gira ma non si alza. Bravi. Abbiamo già trovato un piccolo rallentamento per togliere 2 bulloni, non capiamo se c'è qualcosa sotto che li blocca, dato che girano ma non si alzano. Cosa dici? Vuoi andare sotto? Secondo me ci sono altri bulloni, quindi sì, adesso andiamo sotto e vediamo un attimino cosa ci dicono le zecche e le pulci. Secondo te? Secondo me... È la cipolla. Sì. Io ne voglio una in camera. Si può usare in tantissimi modi. Opera! Abbiamo... Oh. Eh sì, tanto devo fare china, ma fatti qua. Ok, nel frattempo ho anche pensato che probabilmente il metodo migliore per smontare le vitone sarà tagliarle. E adesso passiamo alla seconda parte del piano. Andiamo a rubare. Andiamo a rubare. Non c'ha scudo però, Voglio farsi vedere lì. Bene, ora che avete visto lo spin-off avrete scoperto che non è possibile svitare i bulloni direttamente da questo lato perché sono chiusi anche da sotto lo scuolabus. Quindi toglierò i sedili
usando delle brugole. E tutti i bulloni che collegano invece le staffe al pavimento li taglieremo con una smerigliatrice. Oggi sono andato a fare un po' di compere e ho deciso di acquistare una smerigliatrice da 900 watt, così da permettermi di fare lavori anche più pesanti. E anche perché penso che sia un investimento importante, dato che comunque la porterò in viaggio e sarà utile in molte occasioni. Ho scelto una a filo perché costava di meno. Tra l'altro penso che anche un metodo per essere ecosostenibili sia prendere materiali di qualità. È vero che costano tanto, però si acquistano una volta e si possono usare per tutta la vita se utilizzati bene. Oltre alla smerigliatrice ero anche venuto a cercare qualcosa per mandare via le vespe, ma non voglio usare un insetticida chimico. Quindi ho letto che con acqua e sapone vanno via, ma anche per questo non voglio utilizzare un sapone che poi inquini finendo nel prato, quindi cercherò qualcosa di biologico. Mi sa che per oggi lavoriamo in compagnia delle vespe. Direi che per oggi questo è quanto. Bene, sono contento. Iniziamo a vedere un po' lo scheletro di Michelangelo. Adesso metto via i sedili e quando torniamo smerigliamo un po'. Ho preso dei dischi per acciaio inox da 1 millimetro, quindi molto sottili, si consumeranno facilmente e dovrò stare attento a che non si rompano perché sono delicati, però sono i migliori per tagliare i bulloni. Sarà divertente. A domani. Eccoci. Questo in realtà oggi non ci serve perché è nuvoloso e sono le 6 di mattina. Oggi sono venuto così presto perché volevo approfittare del fresco mattutino, ma poi mi sono reso conto, aspetta, c'è gente che dorme in questa fattoria, non posso usare la smerigliatrice alle 6, quindi adesso ci inventiamo qualcosa. Devo capire come si apre il portellone posteriore dello scuolabus. Ora vi faccio vedere. Ho visto che sul retro riesco ad aprire metà portellone con la chiave, mentre l'altra è fissata sotto e sopra e non ci sono maniglie, però immagino che si sblocchi con questa. Si chiude bene ma si apre solo fino a un certo punto e come vedete è già un po' rovinata, non la vorrei spannare. Yes! Siamo stati fortunati! Mamma mia che bello! E adesso sì che è bello ventilato. Vi chiederete perché non ho lavorato così anche ieri? Avevo dimenticato le chiavi. Ho provato a verificare un'ultima volta prima di usare la smerigliatrice, ma effettivamente tutti questi bulloni qua sotto girano a vuoto. Quindi taglieremo tutto, forse così saremo anche più rapidi. Che faticaccia! Comunque questa smerigliatrice di buono ha mangiato i bulloni come ridere. Sono stracontento dell'acquisto e adesso il nostro scuolabus è bello vuoto. E per tutto questo ho usato solo un disco e questo è quanto si è consumato. Togliamo però anche queste due cose. Mi aspettavo chissà cosa, invece non c'è niente. Mentre questa mi sa che è per la ventilazione. Togliendo questo tubo è uscito un liquido trasparente rossastro.
Quindi ho rinfilato il tubo e prima di eliminarlo cerchiamo informazioni per capire come funziona e se ci sono delle precauzioni da prendere. Questo vuol dire che oggi non togliamo il pavimento. Però ho notato che il pavimento si infila lateralmente dietro questi pannelli e questi pannelli si infilano lateralmente dietro alle cornici delle finestre. Quindi per eliminare il pavimento dobbiamo svitare almeno la parte bassa delle cornici delle finestre, eliminare i pannelli laterali e solo dopo si può togliere il pavimento. Io ottimista pensavo che bastasse togliere la parte inferiore delle cornici e delle finestre per poter togliere i pannelli laterali, ma giustamente le cornici sono un tutt'uno, quindi invece di 5 viti dobbiamo toglierne 17. Yuhu. Penso che l'unico strumento che non ho portato o acquistato è quello che tira fuori le viti spannate. Mi sa che mi servirà un sacco ancora. E adesso abbiamo capito la tecnica, quindi dovremo togliere tutte le cornici delle finestre per eliminare tutti i pannelli laterali, ma in realtà penso che fosse necessario comunque anche per togliere questo sottile strato di isolamento che cade a pezzi. Sono super soddisfatto. Penso che per oggi ci fermiamo qua, perché vi lascio con un altro piccolo spin-off. Ecco, un altro degli spin-off della camperizzazione, dato che Nazario ancora non è partito, partirà esattamente domani mattina. Oggi gli facciamo l'ultimo saluto e abbiamo incontrato anche un altro grandissimo viaggiatore di nome Francesco, pedalando liberi, che invece ha quasi terminato il Giro d'Europa in bicicletta e quindi si sono incrociati proprio precisi, così che Francesco può dare informazioni a Nazario che deve iniziare la stessa cosa. Pazzesco. Francesco adesso ha superato da poco i 35.000 km percorsi. Paola invece è con lui dalla Bosnia, più o meno. E oggi si fermeranno a Platischi. Sono venuti fin qua solo per incontrare Nazario e dargli i consigli. Sento in colpa. Che in colpa? Onorato devi sentirti, non in colpa. Io sono onorato di sentirmi in colpa. Zanzi, dai informazioni. Sempre dritto per Per Benevento. Benevento. Mi sa che dovete tornare indietro di qualche migliaio di chilometri. Ho i miei timori. Hai detto che parti domani mattina, no? E ho detto anche che partivo qualsiasi cosa sarebbe successo. Però non so se questa è la situazione migliore per iniziare un viaggio. È stato bello, grazie Simo. Guarda, dove si vede, faccio la lacrimuccia. C'era tanto fumo. Hai tagliato la cipolla? Oh. Ed è il terzo giorno di camperizzazione. Oggi Zanzi, Nazario, sta partendo per uscire dall'Italia e noi invece dedicheremo tanto più tempo alla camperizzazione dello scuolabus. Finora ci abbiamo dedicato appena 9 ore e oggi proviamo a passare tutta la giornata qua. Ho anche fatto un acquisto, così vi posso far vedere i lavori da un'altra prospettiva d'ora in poi. Qui è come l'abbiamo lasciato. Dopo vi dico, ma ho scoperto cos'è quello e ho anche acquistato delle punte per svitare le viti smussate. Così oggi vediamo di svuotare completamente, togliamo tutti questi pannelli laterali e anche il soffitto. Tac, ormai si apre che è una meraviglia. Electric thrills, two hearts racing, chasing the chills.
Ok, ho capito che le viti sulla parte bassa della finestra sono le più dure, probabilmente perché c'è tutto il peso della cornice su di esse. E quindi quelle sopra vengono via abbastanza bene, le 4-5 che sono sotto si incastrano tutte e si spannano facilmente. Ho anche scoperto che le punte che ho acquistato per svitare le viti spannate non è che siano proprio comodissime da usare, perché bisogna fare un buco con il trapano e poi trovare la punta giusta che si infila e ruotando, diciamo, si aggrappa al metallo e la svita. Il problema è che facendo un buco dritto non c'è molto su cui aggrapparsi e quindi semplicemente slitta e non si svita comunque. E quindi devo fare un po' di prove con punte diverse, fare più buchi e alla fine finisce che la vite si spacca. Hey June bug, remember those nights dancing under streetlights felt so right. You blew my mind, yeah, you stole my soul. Nowhere to hide, nowhere to go. Sembra già molto più spazioso. Comunque, adesso, dato che per rimuovere questo devo trovare un raccordo che mi permetta di unire i due tubi. Ho scoperto che si tratta di un sistema di riscaldamento che utilizza il liquido di refrigeramento del motore, quel liquido che abbiamo visto rossastro uscire, per riscaldare il veicolo. Quindi praticamente c'è un circuito che dopo essere passato per il motore il liquido si scalda, passa di qua, rilascia calore, poi torna di là e quindi c'è tutto un circuito. Perciò non posso semplicemente chiudere o tagliare i tubi, ma li devo o unire qui o più avanti. Quindi adesso passerei al soffitto. Vediamo cosa abbiamo sopra la testa. E nel frattempo sto utilizzando i pannelli che abbiamo appena tolto dai lati per schiacciare un po' l'erba del prato. Oggi ho trovato vespe anche qua. Mi sa che dovremmo iniziare a pensare come mandarle via del tutto. Bene, ho mangiato, oggi salmone e avocado. E ho anche cercato informazioni per smontare il soffitto, però non trovo tanti video a riguardo. Molto spesso fanno vedere il prima e il dopo, ma non il durante, e i pochi che ho trovato spaccavano tutto quanto. Sicuramente ci sarà tanto da buttare via, ma magari qualche pannello si può riutilizzare in qualche modo. Penso che cercherò di usare ancora un po' di gentilezza per un po' e se vedo che non ce la faccio, spacco anch'io. Ah, e tramite ChatGPT mi sono anche informato riguardo alla necessità della mascherina in questa fase della camperizzazione e mi suggerisce proprio di indossarla perché ora che toglierò il soffitto ci sarà lana di roccia che probabilmente rilascerà polveri sottili e quindi è meglio avere una mascherina per non inalarle. Consiglia anche guanti, occhiali e di lavare subito i vestiti ad alte temperature dopo aver finito. O avere una tuta usa e getta. Io preferisco non usare cose che poi si buttano subito via, quindi laverò questi che ormai sono i miei vestiti da lavoro. Come se non facesse già abbastanza caldo. Ok, andiamo. Penso che questa parte sia avvitata, bloccata a questa lastra qua, che è stata rivettata sui montanti dello scolabus. Quindi se io elimino questi rivetti qua, fino a qua almeno, e poi non so se sono saldate o solo appoggiate una sull'altra. Penso che tutta questa parte di pannelli qua venga giù. Qualcuno non sopporta perdere tempo e preferisce trovare già la soluzione immediatamente, ma questo a me piace tantissimo, usare la logica per capire come
come una cosa è stata creata, come smontarla nel modo giusto, in ordine. E ecco. Ah, uno è nato e non si è rotto. Spettacolo! Sono stracontento! Sono riuscito a smontare il tetto e a salvare tutti i pannelli. Bellissimo! Adesso però mi sa che prima di togliere il pavimento è il caso di pulire un po'. E da stamattina sono 4 ore e mezza che lavoriamo. 4 ore e mezza? 5 ore. 5 ore che lavoriamo. Quindi arriviamo a un totale di 14 ore di lavoro e l'abbiamo svuotatissimo. Sono in dubbio se serva svuotare bene anche la parte dell'abitacolo, perché ho visto che è tutto collegato con tutto. Sarebbe da smontare la porta per poter smontare la parte del soffitto senza romperlo. Anche il pavimento è collegato ai sedili, eccetera. E non so se quella parte mi conviene smontarla tutta o lasciarla così e semplicemente sistemarla. Voi cosa dite? Mi stavo domandando se fosse possibile riutilizzare la lana di roccia, però in realtà è fortemente sconsigliato perché dopo anni di utilizzo avrà perso molto del suo potere isolante, avrà assorbito un sacco di umidità e di polveri e comunque rilascia microfibre, quindi il suggerimento è quello di smaltirla in ecopiazzola. Quindi adesso diamo una bella ripulita così vediamo com'è l'effetto dello scuolabus svuotato. Direi che anche questa giornata è finita e penso che questo sia un buon punto per terminare questo primo video sulla camperizzazione. Abbiamo svuotato per bene lo scuolabus, manca il pavimento, ma direi che quello potrebbe essere parte di un secondo capitolo bello ampio, perché può darsi che troveremo ruggine, dovremo sistemarla, poi appunto c'è il riscaldamento da smontare, da collegare, e quindi sarà un capitolo importante e interessante anche quello. E inizieremo a pensare all'isolamento, alla struttura interna, al colore dello scuolabus, lo verniciamo tutto quanto a mano, quindi ci sarà un bel po' da vedere e da raccontare e da fare. E intanto vi ringrazio per aver guardato questo video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e condividetelo, così raggiungiamo più persone e ingrandiamo la community. E potete anche salvarlo, rivederlo, scrivetemi un commento, tutto quanto aiuta il canale e il progetto. E ci vediamo nel prossimo. Ciao bellissimi.